Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi presento una nuova top 5, ovvero come da titolo vorrei stilare la mia personalissima classifica dei giochi dell'era PS3. Prima di partire vi invito ad iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Se il video vi piace lasciate un like e cosa importantissima scrivetemi qua sotto la vostra top 3, non vedo l'ora di confrontarmi con voi nei commenti. Ho già detto abbastanza, partiamo con il video, io vi auguro una buona visione. Al quinto posto della mia classifica c'è Beyond Two Souls, con la storia di Jodie, raccontata dal colosso di avventure grafiche Quantic Dream. Ho scelto di inserire questo anziché Heavy Rain solo per la trama, dato che mi sono affezionato di più a Jodie rispetto che al padre di Sean. Ho adorato molto questa avventura grafica, sia perché mi ero innamorato del personaggio interpretato da Ellen Page, sia perché è stato il mio primo gioco su cui misi mano che prediligeva il racconto di una storia piuttosto che il gameplay in sé. Consiglio a tutti di recuperarlo se ancora non l'aveste fatto, ma passiamo adesso alla quarta posizione. Era un dovere metterlo. Il gioco più grande su PS3, arrivato nel lontano 2013, fu una vera e propria rivoluzione in termini di grafica e longevità. Sto parlando di GTA V, un vero e proprio gigante dei videogiochi, un capolavoro che tutt'oggi conta milioni di giocatori, anche se questo comincia un po' a stufare, dato che tutti abbiamo la voglia di mettere le mani su un nuovo capitolo. Parlando di GTA V mi saltano in mente i primi assalti a Fort Zancudo, le rapine e i disastri combinati con Trevor in centro città, un mix perfetto di cazzeggio e progressione della storia, con anche un comparto online immortale e ben studiato, che ancora oggi conta milioni di giocatori. Ora però passiamo alla terza posizione. Cara Ubisoft, perché non torni sulla tua strada e riprendi a sfornare capolavori come Assassin's Creed 2? La Ezio Collection, che racchiude i 3 migliori Assassin's Creed a mio parere mai stati fatti, è una vera pietra miliare che tutti dovrebbero giocare, sia per la storia che per i mondi di gioco. Infatti ci troveremo a girovagare per Venezia, Roma o Firenze, fare una visita al Papa di cortesia oppure rubare una gondola a Venezia. Solo per questo considero questa trilogia quasi perfetta. Poi Ezio è uno dei miei personaggi preferiti, una caratterizzazione che mi ha da subito colpito. Stiamo parlando di 3 capolavori che sanno fornire ognuno esperienze diverse, con diverse meccaniche implementate nel tempo, e se dovessi dire la mia, nemmeno invecchiate male, soprattutto se messa a paragone con i nuovi capitoli della saga. Ora è il momento di passare alla seconda posizione. Poteva non esserci? Uno dei giochi più belli a mio parere? Un connubio di trama, esplorazione e cazzeggio puro e crudo? Conservo davvero tanti bei momenti legati a Far Cry 3. Liberare un avamposto senza farsi sgamare, completare una missione e portare in salvo un amico, o darsi alla caccia per migliorare il proprio equipaggiamento. Niente di rivoluzionario, ma fu un compito svolto alla perfezione, con un'ambientazione che non ha eguali. Poi, vogliamo parlare di Vaz, il miglior antagonista esistente? Ancora oggi non ne conosco uno anche solo paragonabile. Lassù, là, tra quelle nuvole di merda, tu pensavi davvero di avere il dito sul grilletto? Qua giù. Hai il culo per terra. Un gioco che in poche parole ti lascia a bocca aperta sempre, c'è poco da dire. Quindi è il momento di passare alla prima posizione, ma prima ecco alcune menzioni d'onore. Modern Warfare 2 e il primo Black Ops, i miei 2 COD preferiti. MV2 perché fu il primo che giocai e ci sono particolarmente affezionato, sia per la storia che per il comparto multiplayer. Il secondo perché oltre al multigiocatore e alla trama davvero convincente, comprendeva la modalità zombie, ed è inutile dirvi che ci ho passato i mesi su Kino der Toten. FIFA 14, il mio primo FIFA in cui iniziai a giocare a foot, quindi online. Maledetto fu quel giorno, direi ora, viste le incazzature procurate, ma la mia prima esperienza fu unica perché mi sembrava davvero una bella idea. Battlefield 3. Tante gioie e tanti scleri, mappe enormi che sapevo a memoria e armi una più bella dell'altra. A differenza da COD, questo gioco mi faceva sentire veramente sul campo di battaglia ed è per questo che lo adorai. Payday 2. Giocato in compagnia era davvero esilarante e a tratti complesso. Quando smisero di giocare i miei amici lo abbandonai anche io, davvero un peccato. Ed infine Bulletstorm, un gioco dal gameplay frizzante e una spiccata veronica, la cui unica regola è che tutto deve essere assurdo. Molto carino, spero in un nuovo capitolo per PS5. Ora è il momento di passare alla prima posizione. I don't want to set the world on fire. Il primo posto è occupato da 2 grandi giochi. Non sarei mai riuscito a scegliere chi fa stare sopra e chi sotto. 2 capolavori GDR che a distanza di anni gioco ancora ogni tanto, ma che mai dimenticherò la mia prima run. Sto parlando di Fallout 3 e Fallout New Vegas.
Il primo che giocai fu il 3, regalatomi ad un compleanno, e mi lasciò a bocca aperta perché mai mi ero interfacciato con un mondo così vasto. Forse la trama non è poi così geniale, ma il modo in cui si svolge è davvero sorprendente, perché ognuno di noi ha un diverso vagabondo solitario, con la sua storia e le sue relazioni. Ognuno di noi ha anche un diverso corriere, forse anche in maniera più profonda, perché New Vegas tocca livelli davvero alti e Obsidian crea un GDR che resenta la perfezione, lanciandoci sì in un mondo così desolato, ma anche così ricco di incontri, scelte e idee. L'RNC, per fare un esempio, fu un'organizzazione che mi colpì molto e mi documentai per scoprirne tutte le sfaccettature. Questa cosa successe anche con la confraternita d'acciaio in Fallout 3. Il video finisce qui, spero che questa top vi sia piaciuta, io vi invito nuovamente a scrivere qui nei commenti la vostra e a condividere le impressioni che avete avuto sulla mia. Lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale perché io vi aspetto ad un mio prossimo video. Da Salvo è tutto, ciao!